Andiamo a far festa sui sedili posteriori della tua Cadillac rosa, cantava Bruce Springsteen alla fine degli anni 80, e chissà cosa penserebbe di questa nuova Cadillac CT6, una ammiraglia di grandi dimensioni, segmento F, che si prepara a dare battaglia ai mostri sacri tedeschi di questo segmento, a partire dalla regina classe S. Ma iniziamo un po' a vedere come è fatta questa Cadillac CT6. Il design è molto particolare, sicuramente dividerà gli appassionati di auto, alcuni lo apprezzeranno, altri invece non rimarranno poi così convinti, ma tant'è. La Cadillac ha un design veramente originale e subito riconoscibile. Il frontale è dominato da questa ampia calandra cromata in stile molto americano, vedete qui anche il logo Cadillac da poco rinnovato, più largo e più stretto, ma il vero colpo di originalità qui davanti sono questi super gruppi ottici full LED con questo baffo luminoso per le luci diurne. Guardate quanto originale, perché sfocia nella carrozzeria e lo si può apprezzare anche qui di lato. Veramente originali, luci fendinebbia sempre a LED e cromature un po' dappertutto. Sulla fiancata, che invece è molto più classica, troviamo cerchi in lega da 20 pollici, ovviamente il logo Cadillac che ci ricorda che siamo in compagnia di un'auto molto particolare. Anche qui cromature un po' dappertutto, e vi posso parlare ora delle dimensioni, visto che abbiamo qui il 3/4 posteriore. Siamo a quota 5,18 metri, quindi una vera ammiraglia di grandi dimensioni, un macchinone. Pensate che è un po' più lunga di qualche centimetro anche di classe S e BMW Serie 7. Ed ecco qui invece il posteriore con questi gruppi ottici che riprendono la forma di quelli anteriori, sono sempre a LED con questo logo Cadillac scalfito all'interno, e poi doppi terminali di scarico cromati. Linee sempre molto tese e affilate su queste ultime Cadillac, ma già che siamo qui guardiamo il bagagliaio, un elemento importante su un'ammiraglia di queste dimensioni. Ovviamente l'apertura è elettrica perché siamo nel mondo delle ammiraglie, nel mondo del lusso, ed ecco qui il vano, 433 litri, non è un record per la categoria, ma è sicuramente un vano molto grande. Io ora ho messo i miei bagagli come al solito, guardate, non riesco nemmeno a toccare il fondo perché è veramente sconfinato, è rifinito in maniera direi abbastanza buona, anche se non eccelsa. Attenzione poi a questo scalino che può forse creare qualche problema e qualche fastidio durante il carico degli oggetti più pesanti. Ma adesso andiamo a vedere come è fatto l'abitacolo di questa Luxury Sedan. Eccoci a bordo della Cadillac CT6. Come potete vedere, un abitacolo non solo sfarzoso ma anche ipertecnologico. Vedete, al centro della plancia domina lo schermo da ben 10,2 pollici del sistema multimediale Q. La risoluzione dello schermo è molto alta e lo si può comandare attraverso i comandi, vedete qui touch dello schermo, è abbastanza reattivo a appunto i comandi che stiamo impartendo. Vedete anche il clima, l'audio, tutto si comanda dal display. Se invece non siete grandi amanti del touch, potete usare questa superficie speciale che trovate sul tunnel centrale, che vi permette di dialogare direttamente con il display. Vedete, basta sfiorare il dito e poi selezionare. È veramente molto comodo anche per quando si sta guidando. Quello che non mi piace tanto è solo il controllo qui del volume, che non è secondo me molto immediato. Avrei preferito un comando a rotella, vedete, anche ad abbassare a volte si fa un po' fatica. Molto bella però anche la strumentazione, che come detta la moda del momento è ovviamente interamente digitale e personalizzabile attraverso qui i comandi appunto al volante. Vedete, sono praticamente 3 quadranti con una risoluzione molto alta. Mi piace questo quadro, è ben studiato, molto chiaro, sempre ben visibile. Mi piace però anche il volante, che forse è un po' troppo ricco di tasti. Vedete, qui abbiamo quelli del cruise, qui quelli del computer di bordo, qui addirittura quelli dei dispositivi di assistenza alla guida. Forse iniziano a essere un po' troppi, però è rivestito in pelle, piacevole al tatto. Dietro qui abbiamo i paddle in alluminio, piacevoli da azionare, e addirittura guardate una bella finitura in legno. A proposito di materiali, quelli di questa Cadillac sono veramente eccezionali, e ci mancherebbe altro perché siamo su un'ammiraglia, siamo sul top di gamma Cadillac. A partire da questi sedili, guardate, sono in pelle, ovviamente sono traforati
perché hanno la funzione di ventilazione, sono anche riscaldati e riprendono sempre appunto lo chevron del logo Cadillac, sia qui in questo fregio che appunto nella trama dei sedili. La pelle è molto morbida e sono veramente comodi. Stessa cosa per il pannello porta, che è veramente ben organizzato e rivestito tutto in pelle con legni, e anche dove troviamo un po' di plastica, vedete lì dove c'è la plancetta di regolazione del sedile, è sempre ben assemblata e di buona qualità. Tutta la plancia è rivestita in pelle, guardate che meraviglia, anche con cuciture a vista, mentre il cielo della vettura, in questo caso sul nostro allestimento, è praticamente interamente rivestito in alcantara. Se invece siete amanti della sportività e questo vi sembra un abitacolo un po' troppo sfarzoso, potete sempre scegliere altri tipi di finiture come l'alluminio o addirittura la fibra di carbonio. È interessante perché poi qui nel vano centrale abbiamo la possibilità di ricaricare wireless il nostro smartphone. La vera chicca tecnologica, al di là del sistema Q che è veramente molto avanzato, la troviamo però qui. Lo specchietto retrovisore, direte voi. Sì, ma questo non è uno specchietto retrovisore come tutti gli altri, perché in realtà è un display che ci visualizza quello che viene ripreso da una fotocamera posteriore appositamente studiata per questo scopo. Ecco, vedete un Escalade intanto che arriva, guardate che risoluzione ha questo display. In Cadillac dicono che questa tecnologia permette di migliorare la visibilità del guidatore addirittura del 300% rispetto a uno specchietto tradizionale. È roba da fantascienza, ma sulla CT6 è diventata già realtà. Ora però mi sposto dietro, perché i veri protagonisti delle ammiraglie, lo sapete bene, sono i passeggeri posteriori. Andiamo a vedere come si sta. Devo dire che questa CT6 mantiene le aspettative, perché guardate che reggia su ruote. Ovviamente la lunghezza, più di 5 metri, ci permette di avere uno spazio letteralmente infinito per le gambe. Posso distenderle quanto voglio, anche se siete più alti di me state certi che qui viaggerete veramente come re. Vi faccio vedere la seduta. Abbiamo due sedili separati per i passeggeri posteriori che sono super regolabili. Da questa plancetta possiamo avere sia la ventilazione che il sedile riscaldato, e addirittura possiamo avere anche la funzione di massaggio che attiviamo da questo tasto, quindi per godersi al massimo il viaggio. Per di più basta premere questo bottone per avere il tetto panoramico aperto per far penetrare la luce all'interno. È doppio, non è unico perché l'auto è molto lunga, hanno preferito mettere un montante qui per irrobustire il tetto, ed è però molto bello. Guardate poi il clima quadrizona che è di serie su CT6, ci offre una bocchetta di ventilazione anche sul tetto e poi tutto un sistema di controllo qui dedicato sul tunnel centrale. Ovviamente non è previsto praticamente un quinto passeggero, qui c'è questo mega tunnel della trazione integrale e poi questo super bracciolo che è reclinabile. Abbiamo un porta bibite immancabile per ogni americano, ma la vera goduria di questo abitacolo nella zona posteriore è tutto il sistema di infotainment. Praticamente è un piccolo cinema su ruote questa CT6. Abbiamo tanto di telecomando, guardate, basta attivarlo per avere uno schermo dedicato da 10 pollici, uno per ciascun passeggero, cioè ne abbiamo uno anche da questo lato, vedete, adesso io vi apro anche l'altro. Abbiamo prese USB, HDMI, possiamo connettere i telefoni tramite Bluetooth e connetterci a internet in 4G, insomma possiamo fare di tutto mentre siamo in viaggio. Veramente eccezionale questa CT6. Tendine parasole anche però dietro, basta premere questo tasto, vedete, come le migliori ammiraglie tedesche. Anche qui ho la tendina che mi ripara dalla luce che proviene dal lunotto. Peccato quindi, un piccolo difetto, visto che abbiamo tutto azionato elettricamente, che la tendina, quella del vetro, sia manuale, un po' come sulle monovolume. Forse un po' una caduta di stile, avrei preferito anche qui qualcosa di più tecnologico. Un amante della musica come me sarebbe contento su questa CT6, perché in questo vano, oltre a tutte le connessioni USB eccetera di cui ho parlato, troviamo anche delle cuffie, guardate, wireless,
wireless firmate Cadillac, una vera chicca. Ma non è il momento di ascoltare musica adesso, ma è il momento di guidare, quindi io mi porto avanti, andiamo a vedere un po' cosa si nasconde sotto lo scheletro di questa CT6 e come si guida. A proposito di musica, è vero che è arrivato il momento di guidare, ma quasi mi dimenticavo di parlarvi dell'impianto audio di questa CT6, che non è un impianto audio qualsiasi. Abbiamo infatti un sistema firmato Bose che si chiama Panaray, che pensate ha addirittura 34 altoparlanti sparsi un po' ovunque in questo abitacolo, che devo dire è veramente piacevole da ascoltare durante i viaggi. Ma adesso concentriamoci un po' sulla tecnica di questa auto americana. Il telaio, pensate, è tutto nuovo, si chiama Omega ed è piuttosto raffinato, è stato sviluppato dal foglio bianco dagli americani. È un telaio abbastanza raffinato perché è multimateriale, quindi unisce diversi tipi di acciai, in particolar modo diversi tipi di acciai alto resistenziali che permettono di contenere il peso ma di avere anche grande robustezza, e poi fa larghissimo uso di alluminio, un altro nobile materiale che ha permesso di abbassare molto il peso, ed è proprio questo uno dei punti di forza della CT6. Grazie a questa scocca piuttosto raffinata, gli ingegneri di Detroit sono riusciti a contenere il peso tantissimo. Per un'auto di 5,18 metri siamo comunque intorno alle 2 tonnellate. La CT6 ovviamente è costruita proprio a Detroit, dove ha sede il cuore della General Motors. Sotto al cofano troviamo, almeno sulle versioni per l'Europa, una sola motorizzazione che purtroppo, come sapete, è a benzina, perché Cadillac non ha al momento motorizzazioni a gasolio che sarebbero più a misura d'Europa, più a misura d'Italia. L'unico motore a benzina è un 3 litri V6 di nuova concezione, realizzato proprio anche questo dal foglio bianco, in gran parte in alluminio, capace di erogare, grazie a questo poderoso sistema di sovralimentazione, 417 cavalli e 550 Nm di coppia. Non male, almeno sulla carta. Il tutto è abbinato alla trazione integrale AVD, che ripartisce la coppia anche all'anteriore grazie a una frizione a lamelle, e a un cambio automatico con convertitore di coppia a 8 marce. Ma attenzione, non è il solito ZF 8HP, questo è un convertitore di coppia realizzato proprio in house da General Motors e che debutta proprio sulla CT6. Ma insomma, com'è da guidare questa Cadillac, visto che sulla scheda tecnica abbiamo un pedigree veramente di livello? Beh, secondo me quest'auto deve essere letta proprio nello spirito di un cliente americano, perché il piacere di guida che riesce a generare è proprio quello che piace ai clienti a stelle e strisce. Il motore, prima di tutto, non ha un grande carattere, non ha picchi di erogazione e non lascia il segno anche quando si affonda il piede sul pedale del gas, ma si lascia apprezzare più per la sua rotondità, per la sua grande elasticità e anche per una silenziosità degna di nota, ciò che conta per viaggiare miglia dopo miglia sulle highway americane. Stesso spirito per il cambio automatico, che anche nella modalità di guida più sportiva o anche quando selezioniamo la modalità manuale non è mai incisivo. Quando andiamo ad azionare il paddle dietro al volante è sempre un po' lento nella risposta, un po' goffo. In compenso è dolcissimo nei cambi marcia e garantisce anche in questo caso il massimo comfort possibile, ciò che cerca un americano. Quasi quasi adesso proviamo a fare una bella accelerazione, così cerco di farvi capire il temperamento sia di questo 6 cilindri biturbo che di questo cambio a 8 rapporti. Sentite qua che roba, e soprattutto sentite il sound. Ecco, non è che la CT6 non abbia in assoluto prestazioni, perché poi quando le turbine iniziano a soffiare, insomma, questo motore ne ha. È un po' più il carattere quello che manca a questo V6. Lo spirito USA però lo ritroviamo anche qui, proprio nello sterzo. Prima di tutto perché la corona non è piccolissima, ma soprattutto perché è molto morbido, ma non offre mai grande consistenza anche quando selezioniamo la modalità di guida sport, e ha una demoltiplicazione che fa sempre muovere tanto le braccia, proprio anche in questo caso come piace agli americani. Una berlinona
A stelle e strisce, quindi pensata per i lunghi viaggi, pensata di certo non per premere sull'acceleratore, ma per godersi il massimo comfort, la grande silenziosità che garantisce questo abitacolo, che è veramente insonorizzato in maniera ottima, e un grande comfort garantito anche dalle sospensioni a controllo elettronico, che quindi si tarano automaticamente istante dopo istante per garantire sempre il massimo comfort di guida, soprattutto per chi sta dietro. Gli ingegneri americani ci hanno raccontato che sulla CT6 ci sono le 4 ruote sterzanti di serie, una tecnologia che ormai va molto di moda, l'abbiamo vista anche su tante auto tedesche, a partire da una sportiva pura come la Porsche 911. Su questa CT6 le 4 ruote sterzanti a mio parere si lasciano apprezzare più alle basse velocità, specialmente in manovra, quando le ruote posteriori girano controfase, cioè in direzione opposta a quelle anteriori. In questo modo anche un bestione di 5,18 metri come questa del GT6 gira quasi in un fazzoletto ed è veramente facile fare manovra o per esempio parcheggiare. Le ho avvertite invece un po' meno alle alte velocità, quando girano in fase, cioè nella stessa direzione delle ruote anteriori, dove dovrebbero garantire maggiore direzionalità e maggiore agilità a quest'auto, però ho fatto un po' fatica a sentire il loro intervento. Diciamo che anche per quanto riguarda i consumi siamo in stile americano, perché questo V6 biturbo da 417 cavalli, quindi con una cavalleria importante, trazione integrale e cambio automatico, si è tenuto nel corso del nostro breve test intorno ai 13,5 litri ogni 100 km. Questo il dato rilevato dal computer di bordo, vuol dire circa 7,3 km con un litro, insomma percorrenze non proprio a misura d'Europa. Chiudiamo come al solito con i prezzi. Vi starete chiedendo dall'inizio del video quanto costa questa ammiraglia americana. Beh, il prezzo devo dire che è veramente interessante, perché se è vero che questa Cadillac avrà delle sviste qua e là, per esempio noi abbiamo notato dei gravi errori di traduzione nel sistema multimediale e anche qui nella strumentazione, dobbiamo ammettere però che ha un prezzo veramente interessante, perché in Europa questa CT6 parte da 73.500 euro, mentre la versione top di gamma come quella che vi ho fatto vedere io in questo video costa intorno ai 94.000 euro. In pratica questo vuol dire che al prezzo di un Audi A6 o di una BMW serie 5 ben allestita vi portate a casa una macchina di segmento superiore, un'ammiraglia fornita di grande tecnologia e di tutta una serie di soluzioni pensate per garantire grandissimo comfort di viaggio. Come al solito il tempo è tiranno e i minuti a mia disposizione sono finiti, ma spero come sempre di essere riuscito a darvi già una prima panoramica di questa ammiraglia in puro stile americano. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'auto nei commenti qui sotto. A questo punto vi saluto, ciao e alla prossima auto!